Allora ragazzi, oggi andiamo a concimare con i lupini macinati il limone. I lupini macinati sono dell'ottimo organico per tutte le piante acidofile, quindi per tutti gli agrumi, clementini, mandarini, pompelmi, cedri, ma anche tutte le piante ornamentali che vogliono un pH un po' basso, le azalee, i rododendri, le camellie, le ortensie ed anche tutti i piccoli frutti, non dimentichiamo i filini, le more, i lamponi, i mirtilli, i loganberry. Oggi però facciamo il limone. Tanto poi la modalità di distribuzione, i tempi, le dosi valgono per tutte quante le piante che abbiamo appena elencato. Intanto vi faccio passare qualche scheda di questi lupini macinati, anche qualche scheda biologica, di lupini coltivati biologicamente, quindi il top. Perché il lupino macinato è sempre consigliato per gli agrumi? Perché rilascia sostanza organica che ha un effetto nel terreno di abbassare leggermente il pH. Infatti, se andate a leggere la scheda tecnica, il pH è 6, quindi un subacido e il limone e tutti gli agrumi amano questo substrato. Rilascia poi questa sostanza organica ricca di azoto ed in più arricchirà proprio il terreno perché questo materiale organico con gli insetti demolitori, con i batteri demolitori, poi si trasformerà in humus che contiene tutti gli elementi nutritivi possibili e immaginabili, macroelementi, microelementi, insomma di tutto. E le vostre piante di limoni cresceranno su belle, fresche, rigogliose e davvero con molti frutti. Ma andiamo subito a vedere il lavoro che c'è da fare e non ci perdiamo in altre chiacchiere. Qual è il periodo più adatto? Il periodo più adatto è novembre, è l'autunno. Perché? Perché anche se la pianta la vedete che sta in riposo vegetativo, l'apparato radicale invece lui continua ad espandersi, a crescere, ad esplorare il terreno e se trova del materiale organico lo prenderà e lo metterà nelle zone di riserva, radici e legno compreso. Una volta che la pianta è riuscita a mettere nelle zone di riserva gli elementi nutritivi, quando è primavera non li preleva direttamente dalle radici, altrimenti sarebbe anche tardi, le preleva direttamente dalle zone dove lei ha messo queste sacche. Da qui preleva questi elementi nutritivi, li invia direttamente alla parte vegetativa e i germogli usciranno subito su, fuori, belli, freschi, rigogliosi e ben alimentati. Per prima cosa, chiaramente, prima di concimare c'è da fare la lavorazione del terreno. Cerchiamo di togliere le erbe infestanti e cerchiamo di lavorare il terreno a 2 o 3 centimetri massimo. Quindi vi mettete lì, zappettate o smuovete il terreno per 2 o 3 centimetri. Adesso passiamo alla dose. La dose è sempre 100 grammi ogni metro quadrato di superficie del terreno che sta sotto alla chioma della vostra pianta. Quindi semplicissimo, avete una chioma che è 3 metri quadrati, ci andranno 300 grammi di questi lupini macinati che dovrete distribuire in modo omogeneo. L'aspetto, per chi non li ha visti mai, è questo qui, sembra del mais macinato, ma sono appunto i lupini macinati. Fate un conteggio così, 50 grammi sono un bel pugno, quindi con 2 pugni ci dovete fare un metro quadrato del vostro limone. La distribuzione cercate di farla più omogenea possibile e cercate sempre di stare distanti dal tronco almeno 20 centimetri perché con la fermentazione vicino al tronco questi lupini macinati non sono il massimo. Una volta che avete distribuito bene in modo omogeneo i lupini, cercate di interrarli leggermente a quei 2-3 cm per cui abbiamo lavorato il terreno. In questo modo qua, una passata indietro in avanti con un bel rastrello e il gioco è fatto.
Subito dopo aver fatto questo lavoretto, vi consiglio, se il terreno è asciutto, di annaffiare. Ho capito che è novembre, ma qui in queste zone, nel Lazio vicino al mare o comunque con queste stagioni, la terra è sempre asciutta. Perché dovete annaffiare? In modo che il lupino, che è proprio secco, inizia ad ammorbidirsi con l'umidità del terreno e inizia lì la fermentazione, inizia a macerarsi e tutti i batteri dei monitori iniziano a lavorare questo lupino. Si macererà, diventerà del materiale organico, humus, e quindi la pianta lo assorbirà direttamente. Uno spettacolo. Queste erano chiaramente le dosi, quindi ripeto 100 grammi ogni metro quadrato di superficie del terreno sotto la chioma per quanto riguarda gli alberi chiaramente piantati nel terreno. Per le piante in vaso, limoni, gli agrumi, tutti quanti, le more oppure le ortensie, la dose è sempre per un vaso da 30 cm 30 grammi, per un vaso da 50 cm 50 grammi. Regolatevi così che non vi sbaglierete. Il lavoro chiaramente deve essere sempre quello, cercare di interrare leggermente il lupino e se il terreno è asciutto poi annaffiate leggermente. Volendo si può anche ripetere una seconda concimazione quando inizia la primavera e quando è marzo, diciamo. Fate la stessa lavorazione, però la dose da dare alla pianta è la metà. Se davamo 100 grammi in autunno a novembre, a marzo ne dovremo dare 50 e la stessa lavorazione, lavorate un po' il terreno, spandete il lupino macinato secco, quindi lo pesate sempre allo stato secco, mi raccomando, e poi interrate e annaffiate. Nell'arco di un mese circa i lupini si macerano di nuovo e rilasceranno, scusatemi, le sostanze nutritive nel terreno proprio nel momento della germogliazione della pianta, quando lei vuole proprio il massimo dell'azoto per ripartire. Vedrete che bei getti belli, nuovi, freschi e con le potature, quindi con le cimature, con questi topping che vi ho insegnato, faranno un sacco di fiori ed un sacco di limoni. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, mi raccomando prodotti biologici, pollici in su e un saluto a tutti. Ciao alla prossima, ciao!